Pronto gatto, come posso aiutarti? Beh, se ti sembra che il tuo gatto sia ingestibile, non è perché ha stretto un patto con Satana in persona, ma sicuramente c'è un'incomprensione di fondo che sta minando la vostra relazione. Vi è mai capitato di assistere a una reazione esagerata di una persona? Magari in quel momento avete pensato, ma questo è pazzo. Poi però, parlando con il soggetto, una volta che si è calmato, scoprite che in realtà aveva proprio avuto una giornataccia e pensate, beh, poverino, dopo tutto quello che ha passato, in effetti capisco la sua reazione. Ma cosa potrebbe mai andare storto per un gatto che vive in casa? E beh, per prima cosa ricordiamoci sempre che un gatto ha come istinto primario la caccia. Se in casa è costretto a dormire tutto il giorno, e beh, abbiamo già un problema. Spesso infatti il problema di un comportamento eccessivo risiede nella comunicazione, ovvero in una mancanza di ascolto dei bisogni dell'individuo. Lo so, comunicare con un animale che non parla la nostra lingua può risultare alquanto complicato, soprattutto per noi umani che abbiamo adottato come sistema principale di comunicazione il linguaggio verbale, lasciando indietro tutti gli altri. Se ai nostri occhi il gatto sembra indemoniato è perché siamo abituati a valutare il mondo secondo la nostra misura e non comprendiamo appieno le motivazioni di una specie diversa dalla nostra, che per forza di cose non può adattarsi completamente al nostro pensiero e al nostro stile di vita, semplicemente perché è diverso. Ecco perché quando il nostro gatto si comporta in un certo modo ci sembra impazzito. Non siamo in grado di comprendere le cause che si nascondono dietro quel tipo di reazione, che a noi sembra del tutto esagerata, ma che però nell'ottica del gatto invece ha totalmente senso. La psicologia ci insegna però che dietro ogni comportamento c'è una storia, una causa che va indagata. La soluzione quindi ad un problema che può sembrare così grave come un gatto incontrollabile è cambiare prospettiva riguardo al problema e guardarlo con occhi diversi. Avete mai pensato che il vostro gatto stia disperatamente cercando di richiamare la vostra attenzione? Un gatto è un individuo che ha bisogno di essere ascoltato empaticamente, come qualsiasi altro essere vivente in questa terra d'altronde. Lui ha una sua personalità, la sua storia fatta di ricordi felici e traumi e ha bisogno di sentirsi amato. E amare vuol dire aprire il proprio cuore all'altro. Amare veramente un altro individuo non vuol dire anche esaltare la relazione accettandone le differenze? Ad oggi invece purtroppo dobbiamo fare i conti con una piaga che ci perseguita da secoli, il pensiero antropocentrico. Siamo abituati da cultura e religione a porci al di sopra di tutti gli altri esseri viventi. Quello che noi diciamo e facciamo vale sicuramente di più, tutto il resto deve piegarsi ai nostri piedi. Ci siamo fortificati all'interno delle nostre città, ci siamo riempiti l'esistenza di compiti da fare per ieri e obiettivi da raggiungere per domani. Non ci rimane tempo per interessarci alle passioni e alle aspirazioni degli altri. Siamo troppo concentrati a far felici la società che ci dimentichiamo però del tesoro più grande che abbiamo, il valore del tempo che spendiamo con i nostri cari, che siano umani o pelosi. Fammi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensi e se hai bisogno di migliorare la comunicazione con il tuo gatto e vuoi capire meglio i suoi bisogni, seguimi qui sui social o contattami per una consulenza personalizzata. A presto!